Purtroppo un po' tutto è cambiato perché ho sofferto di un incidente stradale Ok. quando ero ancora minorenne, avevo tipo 17 anni. Ho dovuto poi subire varie operazioni, sono stata ferma per un paio d'anni. E quindi in quel paio d'anni, diciamo, le mie ambizioni si sono, diciamo, scaricate. Quindi ho passato un periodo, infatti, cioè, ho passato un periodo in cui non vedevo il futuro, no? Cioè, nel senso, cioè, pensavo, perché poi, come dire, tra le mie operazioni ero anche e soprattutto a livello estetico, quindi... Daria, grazie mille per essere con noi oggi Grazie a te, assolutamente. e parto con la prima domanda, Mhm, che è un po', diciamo, l'introduzione, anche per dare, no, certo. il contesto a chi ci segue, con chi siamo oggi, chi è Daria. Allora, io sono Daria Balocco, sono una ragazza italo-brasiliana, vengo da Biella, sono nata e cresciuta per i primi sì, 15 anni della mia vita a Biella. Ok. Poi ho fatto un periodo in Brasile e sono brasiliana da parte di mamma, lei è di Salvador de Bahia. E quindi appunto proprio da qui, dal Brasile, che è nata proprio la mia ispirazione, la mia idea di Amazzonica, che è questo mio brand di beachwear, e che ho fondato, sono riuscita a uscire con la mia prima collezione solo l'anno scorso, fine luglio, lo so, pessima, figurati per l'estate europea proprio tardissimo. Meglio tardi che mai comunque. Esatto. Però ho detto, mi butto, non mi butto, ho detto, beh, facciamolo, mi butto, anche se sono quasi fine stagione, praticamente a ridosso dei saldi, dico, vabbè, mi butto, tanto come va, va. E però ti dico che io sono rimasta super soddisfatta perché ho avuto un riscontro pazzesco che non credevo assolutamente, nonostante fossi a fine stagione, cioè, ho creato, diciamo, ho cominciato a creare la mia community e che il prodotto appunto, diciamo, che da zero, che nessuno conosceva e la gente ha cominciato a credere in me, a acquistare il mio prodotto e appunto poi Come è chissà. cominciato? Nel senso, al di là del fatto, ecco, che mi hai detto, no, che un po' l'ispirazione l'hai presa grazie a mamma, Sì, no? esatto, Però come è cominciato esattamente. questo Beh, percorso diciamo con che Amazzonica? appunto nel periodo in cui ho passato io in Brasile, beh, io, parentesi, stavo in una località di mare Ok, e quindi ovviamente il costume era un po' come, non so, un la po' una borsa, seconda una pelle. seconda pelle, esatto, cioè, dovevi avere sempre il costume. Ok. Allora io non ho mai trovato un brand che mi rappresentasse a pieno del costume, che fosse dal tessuto e che fosse dal modello, non l'ho mai trovato. Allora ho detto, perché no? Ho incontrato questa ragazza brasiliana, questa signora, che lei faceva i costumi su misura, no? Allora ho detto, guarda, le ho commissionato, guarda, ti faccio il mio modello, qui e là, riesci a farmelo? Sì, sì, certo. Allora da lì è cominciata la nostra collaborazione, mi facevo i costumi per me, per mia mamma e le mie due sorelle, perché ho due sorelle. Quindi super handmade, super Sì. customizzato. Tranne per mio padre, io da uomo non li faccio ancora, Ok. non so, vabbè, poi Magari in vediamo, futuro, magari in magari in futuro, futuro. assolutamente. E quindi niente, ho sempre fatto anche per le mie amiche, nel senso che poi ho cominciato a postarli su Instagram, sui social, e vedevo che la gente piaceva, tutti mi C'era riscontro scrivevano, sì, positivo? sì, assolutamente, l'ho ripreso, che bello, lo vorrei anch'io. Ho detto, guarda, grazie, ma l'ho fatto io da una signora brasiliana. Ho detto, se vuoi quando torno in Italia te lo faccio fare, te lo porto. E va, sì, sì, grazie. Allora, così ho capito che comunque c'era un po' di riscontro. Ho detto, che bello, allora la mia visione, perché alla fine era la mia visione, piace a qualcuno, no? Hai detto Allora, perché no? perché no? Ti dico, inizialmente la mia idea era fondarla in Brasile, nel senso io ho sempre avuto il mio sogno di vivere in Brasile, anche perché appunto quando ci vai non ci vuoi più tornare. Ti cambia. Sì, totalmente, la loro cultura, le persone sono molto aperte, Il sono più calore, gentili, penso c'è molto anche. più calore, esatto, cioè lì ovviamente essendo la maggior parte della popolazione povera, no, comunque sono felici, mentre qui è l'altra cosa, è il contrario, qui si è forse più Certo. infelici che felici. Abbiamo tutto, Esatto, ma abbiamo abbiamo di tutto, meno. ma abbiamo meno, ma siamo meno felici. Loro magari non hanno praticamente nulla, però sono molto più Ma in felici. quelle piccole cose riescono a trovare Esatto, il lato positivo esattamente. sempre, Infatti chiaro. proprio in queste piccole cose che sono riuscita poi a incontrare persone fantastiche, meravigliose, con cui poi c'è stato poi un Un coinvolgimento. coinvolgimento, Sì, ok. sì, sì, sì. E niente, dovevo aprire in Brasile.
Però ovviamente ho sempre pensato che farlo con il tessuto made in Italy, perché per me il made in Italy è una garanzia. Non che comunque il tessuto brasiliano fosse da meno, però il made in Italy è il made in Italy, ovviamente. Ok. Solo che poi per amore mi sono fermata qui in Italia, quindi mi sono detta, vabbè, allora Dobbiamo proviamo, trovare un po' dobbiamo una trovare una soluzione. soluzione, esattamente. E niente, comincio qui a muovere i miei primi passi. Non è stato facile, perché comunque, per chi non lo sapesse, io non ho studiato moda, è sempre stata una mia passione fin da piccola. E quindi, cioè nel senso, ho dovuto cominciare da Cominciare da sola, zero. sì, esatto, quindi non sapevo bene o male cosa dovessi fare, diciamo. E niente, ho preso appuntamento con questa prima signora, mi ricordo, per la produzione, no? Perché comunque cioè per partire devi trovare una signora, una persona, un'azienda che Che fate i comunque dalle campionari. mie idee loro le creassero realtà, no? Esatto, campionari e tutto quanto. E niente, mi ricordo, andata questa qui di Chioggia, infatti ho detto, guarda, vorrei, no, cominciare, sono un brand nuovo, però ho un sacco di idee, ispirazioni, ero super tutta carina, no? E e questa signora mi fa, guardi, è tutto bello, stupendo, perché loro fornivano tante case, sia di intimo che costumi, forse fra le più importanti italiane. Mi fa, sì, no, bello, però, guardi, non lo so, ce ne sono così tanti di brand, di costumi nel mondo, in Italia, che secondo me non ti conviene iniziare. Poi ti Così, dico, sì, proprio così insomma, schietta, cioè neanche ci ottimista. conoscevamo, esatto. Io dico, Ok. bene, cominciamo benissimo. Ok. Infatti, non ti nego che un po' mi sono demoralizzata, ho detto, boh, magari, non so, che faccio, forse ha ragione, no? Ci ho forse mezzo creduto inizialmente. Poi ho detto, vabbè, no, non mi interessa, riprovo un'altra. La prossima l'ho trovata a Vicenza. Questa qui in realtà mi diceva che era tutto stupendo e che voleva che io producessi il tutto subito, no? Quindi Facendo feedback 1000 pezzi. opposto, Sì, sì, praticamente. esatto. Mi fa tutto figo, sì, sì, però devi fare però una cosa diversa che mi metteva fretta. Quindi voleva che io facessi il tutto cioè in pochissimo tempo, quindi ma questo ho capito dopo che poi in realtà lei voleva solo lucrare nei miei confronti, però vabbè, allora ho detto vabbè, l'ho detto guarda preferisco un attimo fermarmi perché ho detto io Capire se un mi mette sì 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 attimo, sì mettere ordine e poi sì perché chi mi effettivamente mette fretta ho fare detto quel guarda passo, mi per quel mette un passo là. po' esatto, ho detto guarda preferisco fare le cose piane, cioè piano, fatto bene, che di fretta e fare magari un casino, che ho detto no. Ho detto Certo. va bene. Poi mi ricordo incontro questa amica e ho detto guarda io sono un po' disperata, non riesco a trovare neanche una ragazza con cui, perché io comunque guardo tanto il rapporto, nel senso io se non ho la stessa energia, se non trovo non so, un qualcosa che ci Ci accomuni, accomuna, no? che siete Esatto, e allineati che siamo sulla stessa allineati, sintonia d'onda. esatto, non riesco a lavorarci. Finché questa ragazza mi fa guarda questa qui mi ha aiutato tantissimo perché questa mia amica c'ha un brand anche sua, ma poi c'è questa mia amica che mi ha aiutato a trovare i tessuti, guarda fidati lei è brava, ti aiuta. Ed è una ragazza di Roma super carina, si chiama Valentina. E da lì ho fatto la mia prima collezione su Roma, che è andata bene, sono rimasta molto contenta, solo che era un po', non dico scomodo, però abbastanza io scendere fino a Roma e poi comunque la differenza è che non avevo il contatto diretto con quelli che mi producevano, nel Ok. senso che comunque io mi interfacciavo con lei e le cose con cui mi Hai interfacciavo con lei faceva un'intermediaria. esatto, cosa che a me un po' dispiaceva perché preferivo avere, diciamo, un po' il contatto, non è tanto il contatto diretto, è più Però interfacciarmi per interfacciarti. parlare, per farmi capire meglio, però vabbè. Quindi per una serie di cose ho cambiato fino a che sono adesso a Cuneo in Piemonte, sono tornata alla mia regione, Alle origini. alle origini infatti. Io sono contenta perché è una piccola realtà di signore che sono in provincia di Cuneo, tutte carinissime, e da lì è stata un po' come, non so, amore a prima vista, che non mi capita con tutti. Ed è stato proprio, non so se anche a te ti capita, no? Di incontrare persone in cui, non so, sembra che le conosci da una vita, no? Che dici, oddio, c'è un sacco di energia intorno. Ed è così è stato, infatti poi da lì vabbè, ho fatto poi la mia prima capsula invernale, ho fatto a gennaio. Ho fatto uno shooting tra l'altro sulla neve pazzesco, Ok. tutti che mi scrivono, ah ma Dove esattamente? Dove l'hai a fatto? Courmayeur l'ho fatto, Ok. era a metà febbraio. Ah, Tutti mi scrivono, ah sei matta, non sei morta di freddo, io te lo giuro che non so, il weekend prima aveva nevicato,
2 giorni dopo c'era un sole fantastico che non ti dico, faceva Ne caldo, te lo giuro approfittiamo. che avevo caldo. Shooting, E dopo lo shooting, tra cui, beh, mia sorella faceva la modella, e quindi diciamo la uso un po' per lo shooting fotografico. Lei finito lo shooting si resta lì a prendersi il sole in costume. Infatti dico, ma sei sicura? Fa sì, 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 non c'è problema, ho caldissimo. Infatti siamo tutti poi rimasti lì a prendere il sole in costume. Infatti dico, fantastico. sarà stata una benedizione Una dal vibe, cielo, una vibe. esattamente, sarà Mhm. stata una benedizione del cielo. E quindi poi con loro, con quelli di Cuneo, poi ho fatto le altre mie collezioni e sto continuando adesso, quindi il rapporto adesso è fluido e quindi mi piace, ci siamo trovate comunque totalmente. Ne approfitto in realtà per farti una domanda Mhm, che ti avrei voluto fare su appunto quanto è importante per te no, me lo dicevi con queste signore di mhm, Cuneo che ti producono, con cui ti sei trovata molto bene. Quanto è importante per te, soprattutto immagino, no, essendo la mente creativa mhm, no, la founder, la mente creativa del brand, quanto è importante per te trovarti in sintonia con le persone con cui mm. lavori? Cioè, Ok, sì, 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 no, ho capito. No, io penso sia tutto, tutto? se no almeno il 90%, sì, perché io Ok. penso che se non si crea quell'atmosfera, non so, da parte mia non escono idee, non esce, cioè io vorrei... Penso anche un po' un blending, no? Nel senso, cioè il Made in Italy, anche parlando con Alessia Giacobino che abbiamo intervistato di Mhm, Fortela, me lo diceva proprio, no? Che il Made in Italy è questo blend tra la mente creativa e l'artigiano, no? esatto, Cioè esattamente. insieme si Si fondono deve creare il quell'alchimia l'ecosistema, giusta, esatto, no? esattamente. Quindi Quindi è penso, ecco, fondamentale proprio. per una creativa proprio è la materia prima, Sì, 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 sì. prima ancora di no, produrre il Esatto. tessuto, il costume o il capo Totalmente. d'abbigliamento, no? Infatti io nel senso o c'è alchimia o se no io preferisco, dico ora, preferisco fare un passo indietro, preferisco aspettare, ritardo con le mie produzioni, però preferisco avere più un buon clima, anche Certo. perché comunque cioè, il mio lavoro alla fine io non ho, nel senso, non ho giorni di lavoro, nel senso devo stare dal lunedì dalle 8 fino alle 20, cioè nel senso io il mio lavoro lo gestisco io. Continuo, sì. Che poi in realtà il mio lavoro per me è H24, 7 su 7, Certo, ma perché mi piace e quindi è il mio proprio, è la mia vita adesso, quindi certo. e mi piace, lo voglio starci lì proprio appunto tutti i giorni, tutto il cioè io anche la domenica, adesso io ti rispondo anche a mezzanotte, cioè tutto Diciamo assolutamente. è un po', no? Gli oneri e gli onori Sì, del esatto, percorso imprenditoriale, no? Cioè il fatto esattamente. che si fai un qualcosa che effettivamente, no, è dispendioso a livello di energie perché Sì, comunque non totalmente. hai turni, non hai, no, un tempo Esatto. prestabilito, ma è un qualcosa che ti impegna H24, Esatto. no? E poi non ho una routine, non so se sia una cosa bella o meno, nel senso Ok. che... Però forse è così bello non avere... Non ho una routine che dici, non so, io tutti i lunedì devo fare questo. Penso è positivo nel senso che no, ogni giorno è diverso, Sì, no? ogni Ogni giorno è giorno diverso, ogni puoi giorno... no, Esatto, trovare qualcosa in più o esatto. vedere quell'aspetto no, magari Sì, sì, diverso sì, sì, rispetto al giorno sì. precedente, quindi è un po', secondo me, mantiene anche un po' il ritmo e l'energia, per quanto, come ho detto, Quello no, probabile, sì, sì, sicuramente. alcune volte no, è impegnativo a Sì. livello di energie mentali, fisiche, però ecco, Quello è fighissimo, però se dovessi pensare, non so, cioè, devo prendere un appuntamento, non so, con il Pilates, con la palestra, zero. Infatti ok, io non sto facendo veramente quasi niente perché non ok. riesco ad avere, trovarmi cioè ritagliarmi un tempo, Mhm. ma in realtà è anche, cioè, volere e potere, quindi Ok. forse perché sono io e non ho voglia di andare in palestra. Una domanda, visto che insomma parlavamo no, del fatto che tu alla fine hai deciso di no, produrre in Italia, Mhm. sei rimasta in Italia per amore e per amore anche hai prodotto Dell'Italia, Made in Italy, esatto. c'è una definizione che tu dai al Made in Italy? Cioè c'è un qualcosa che per te rappresenta il Made in Italy? Per me l'Italia è Che per te unica, rappresenta? nel senso è unica in ogni suo genere, nel senso che secondo me è una delle nazioni in cui abbiamo forse più storia, più cultura, più, non so, anche più primati, no? Perché forse la maggior parte delle cose sono state scoperte, sono state anche scoperte grazie in Italia, come anche tanto anche a livello dell'arte artistico, i migliori pittori artisti comunque vengono anche la maggior parte dall'Italia.
non so, l'Italia secondo me è unica proprio, secondo me dove forse è un po' è cominciato a nascere, cioè l'Italia ha tantissima storia che parte dai Romani, ancora prima, quindi Quindi è un po' un discorso di heritage che sì, tu diciamo, connetti al Made in Italy, ok? forse sì, esattamente, anche perché, beh, come mi prende in giro, beh, a parte il mio compagno è romano, no? E Ah, lui mi ok, prende in giro, io sono mezza piemontese di Biella, mi ok. fa, "Ah, mentre tu a Biella stavi, non lo so, a farti, non lo so, la cosa, cioè, stavi magari dormivi per strada, noi a Roma avevamo le terme, ci facciamo il bagno, tutto quanto, quindi mi prende in giro su quello, Ok, quindi figurati, quindi per dirti quanto c'è storia, oppure in Brasile c'è storia assolutamente, però non c'è il stesso tipo di storia che abbiamo noi, mhm, no? certo. Comunque quando poi è stata l'America e poi è stata scoperta non era ai nostri livelli di conoscenze, Mhm. quindi non so, per me l'Italia è importante, forse se non, non so, è unica, proprio come la dico Ok, io, unica. come Sì, sì, ecosistema, sì, sì, dove sì. viene prima proprio in tutto, non c'è nulla che hai. Per me l'Italia non ha uguali nel cibo, beh, nella storia, poi anche nelle città, ognuno ha le proprie particolarità. Poi dico, tutto il mondo è bello perché ogni paese, ogni posto ha una sua particolarità. Magari a livello, ecco, mi hai fatto un assist proprio di Made in Italy e siamo un po' un unicum proprio perché c'è in una piccola concentrazione, perché comunque se tu pensi alla superficie Eh sì, dell'Italia esatto, è in veramente confronto a minima. tante altre realtà c'è una eterogeneità, no, a livello di cibi, a livello di Mhm, microclimi, a livello di sì, patrimonio culturale e artistico che esatto. penso non trovi in nessun'altra parte del Che mondo, ci no? invidiano, cioè tutti ci Sì, sì, invidiano, sì. io E quindi penso. penso, ecco, soprattutto per una mente creativa come la Mhm, tua, venire a contatto, no, anche facendo un semplice sì, viaggio, sì, sì, no, sì, venire a contatto con, no, tutte queste piccole realtà, piccole è sfumature, vero. è un qualcosa che ti può dare, no? Noi, ecco, recentemente siamo andati anche da Montego, Mm, parlando anche con il CEO, ci ha detto proprio questo, no? Cioè, nel senso, se per certi versi, no, per i giovani, mhm. l'Italia rappresenta un po' delle volte, no, se dal punto di vista burocratico, dal Sì, punto di beh, lì è un vista, no, altro. dell'amministrazione politica, un po' le solite cose che purtroppo Mhm, sappiamo, però allo stesso tempo l'Italia ti dà indietro tanto, cioè tantissimo. ti dà, no, un ecosistema molto vario di ricchezza umana che tu Mhm, trovi, no, dal punto di vista, no, di piccole e medie imprese, di imprenditori, di creativi, mhm. di artisti, di visionari, perché comunque insomma quando parliamo anche di brand, no, dell'alta moda Eh sì, o realtà dell'alta ristorazione, cioè parliamo veramente di persone che hanno un bagaglio culturale nelle loro nicchie esatto. E hanno senza scritto la storia anche senza alcuni, precedenti, esatto. esattamente. Quindi ecco, è un buon habitat sicuramente per Sicuro. una mente creativa. Una domanda più lato Daria persona. Ok. Com'è la vita di tutti i giorni? Nel senso, come la gestisci, come gestisci la Daria Mm, relazioni personali con la Daria professionale, imprenditrice? Cioè, come equilibri mm. un po' Eh, le due facce, le due ecco, d'aria, sì. Se è esatto. possibile, perché Sì, mi sì, rendo sì. conto che... Ma è difficile, quello assolutamente, anche perché magari forse devo anche un po' migliorarmi io nel livello organizzativo mio, diciamo, personale, Ok, però cerco sempre di cercare di riuscire a fare entrambi, nel senso che comunque la d'area lavorativa sì, c'è sempre, però non è sempre sul pezzo, nel senso che tante volte poi magari io a livello mio personale non sono in forma, poi magari ho quelle giornate che penso capitano a tutte che non certo, va, no? certo. Che sono un po' sottotono. E quindi, visto che per ora, essendo appena, diciamo, nato, sono ancora io il nucleo principale dell'azienda, quindi se non faccio io qualcosa, nessuno fa niente. Però sono anche contenta così, probabilmente adesso sto cominciando a espandermi, a avere persone nel mio team, come poi Alena che vi raccontavo prima. Ok. A volte riesco, a volte no, quindi tutto dipende anche un po' dal mio mood, Dalla sì, giornata. dalla giornata, sì. Mhm, Che non so ok. se sia un bene o un male, però Magari c'è, non so, una persona a cui tu effettivamente ti supporta, cioè nel senso, no, beh sì, certo, cioè siamo, penso, tutti umani, nel sì, senso, no, sì. ci sono giornate no, poi soprattutto, ecco, non è facile bilanciare, no, l'aspetto lavorativo perché, ecco, l'aspetto positivo e negativo della vita Mhm, imprenditoriale è quello, appunto, no, certo. di essere comunque coinvolto un po' H24,
quindi tu magari delle volte effettivamente non stacchi Mhm. No, completamente. mai. Quindi, ecco, c'è magari, non so, una persona, un amico, un'amica, un parente, i genitori, Sì, che sì. magari no, riesci a Riesco, ma ti ricollegare. dico, penso sia forse anche uno dei miei difetti, nel senso che io voglio sempre, cerco di cavarmela un po' da sola, nel senso che, beh, io ho una famiglia super unita, ho due sorelle più grandi, quindi abbiamo un bel rapporto, poi beh, c'ho il mio compagno che so che posso sempre contare su di loro. Ok, Però ho anche le mie amiche, assolutamente. Però quando ho questi momenti, non so, io ho bisogno di stare da sola, nel senso io amo stare da sola, no? Proprio quando sto da sola, quando ho un momento che non va, mi piace stare da sola e pensare, oppure anche non pensare, fare proprio basta che sto da sola, quindi mi curo, diciamo, standomene sola. A volte prendo, parto, vado anche al mare, tante volte è capitato da Milano. ok. Dove sei eh, andata? ma davo il più vicino, quindi Ok, Santa Margherita, ok. Portofino. Non male come mete, devo dire. No, però sono il più vicino, anche Genova, Ok, ho scoperto a Recco un posto bellissimo, ok, e San Rocco forse si chiama giù di lì. E quindi io a volte mi prende, parto e vado al mare, sto da sola, mi mangio una focaccetta, ok. e io sono E così ricarichi le e ricarico batterie. le batterie così, Ok, esatto. Cioè ok, nella mia solitudine creo, mi ricarico, diciamo. ok. Potrei anche, però nel senso alla fine sono io che devo interfacciarmi poi con le mie, magari i miei problemi oppure i miei pensieri. Quindi Mhm. sì, magari una persona ti può dare una mano, ti può dire, dare, fare qualcosa, però alla fine sei tu che devi prenderti la decisione, no? Quindi sì, gli altri possono dire, però alla fine sei tu che devi poi risolvere con te stessa, no? E quindi Ok. cerco infatti di Di risolvere tutto bilanciare. io, sì. Ok. Sì, sicuro. E ho una domanda, invece in merito a un aneddoto o un qualcosa che magari ti è rimasto di questi anni che ti ha anche, no, aiutato nel visualizzare, no, questo tuo progetto, Mm. questa tua passione. C'è un qualcosa che vorresti lasciare agli atti e vorresti condividere con noi? Sono soddisfatta di me stessa perché avevo paura, come quando fai qualcosa di cui Penso non sai, no? è umano, insomma, il Avevo paura, po' il ho salto nel paura, e nel senso vuoto non è dici adesso fa sono super parte del gioco, convinta, sì, e quindi si soffre un po' giustamente. di paura, di queste emozioni un po' traballanti. Però sono fiera di me stessa, posso dire che almeno mi sono lanciata, a prescindere come sia andata, da come andrà, io sono felice perché io almeno ho detto, guarda, io ci ho provato, almeno posso dire ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, però posso dire ci ho Ci ho provato e certo. questa per me sarà una delle mie più grandi soddisfazioni. Ok, Io avevo vari progetti, nel senso, nella mia adolescenza, come ben sai, no? Si fantastica su cosa si vuole diventare, fare, assolutamente. andare. E purtroppo un po' tutto è cambiato perché ho sofferto di un incidente stradale Ok, quando ero ancora minorenne, avevo tipo 17 anni. E ho dovuto poi subire varie operazioni, sono stata ferma per un paio d'anni. E quindi in quel paio d'anni, diciamo, le mie ambizioni si sono, diciamo, scaricate. Quindi ho passato un periodo, infatti, beh, cioè, ho passato un periodo in cui non vedevo il futuro, no? Cioè, nel senso, cioè, pensavo, perché poi, come dire, beh, per le mie operazioni ero anche soprattutto a livello estetico, quindi avevo paura di non tornare più come prima, poi magari di non, perché poi mi è stata toccata anche la vista, quindi infatti adesso porto gli occhiali e ho perso un po' di cose, quindi non avevo più non che prima avessi certezze. però non avevi una base solida, un No, qualcosa. esatto, cioè non avevo più voglia di futuro, non avevo più voglia di fantasticare, di creare qualcosa e quindi a livello psicologico è stato molto, Tosto. molto forte. Sì, perché poi allora ero, sì, ero da sola, nel senso non avevo un compagno, quindi poi avevo perso, poi magari stando poi, mi sono poi chiusa in me stessa, quindi ho perso poi magari la maggior parte degli amici li avevo persi perché poi non sono più uscita, stavo sempre in casa. E poi quando ho detto ci riprovo, no? Provo ad andare a Milano perché prima stavo a Biella dai miei quando è successo. Ci riprovo, tento, è arrivato il Covid. Infatti ho detto, guarda, è proprio lì la No, sfiga pazzesca. mannaggia. E poi vabbè, dopo il Covid, quando sei riuscita a ristabilire le cose, poi appunto ho incontrato il mio compagno e quindi poi mi ha dato una mano anche a me, diciamo, a livello psicologico, più a credere in me stessa. E adesso è tutto ancora un cammino, nel senso che giorno dopo giorno comunque sto riniziando, diciamo, a ricredere, ad avere ambizioni ed avere sogni. Ok.
Ok. che purtroppo quella fase della mia vita si è un po' spenti, però infatti però mi ha insegnato tanto, ti dico molto, mi ha insegnato davvero tanto perché mi ha insegnato a non dare più nulla per scontato e di non rimandare mai a domani quello che potrei fare oggi, ma Possiamo fare soprattutto oggi? e dire le cose, cioè io adesso dico tutto quello che, non che prima non le dicessi, però anche le cose che sento, no? Se ad Però un hai, mio hai partner, capito il sì, momento, cioè che il esattamente, momento di oggi è importante per esattamente. fare, per dire, per no, Esatto. E fare infatti, un'azione. esatto, infatti cerco io di vivere sempre giorno per giorno. Non sono una persona che programma tantissimo, non so, io mi vedo a 40 anni lì. Io ho detto, guarda, non so neanche se ci arrivo a 40 anni, vediamo. Però Però mi vivo piace vivo al vivere, massimo la giornata. sì, esatto, la giornata, un mesetto, giusto, però così mi ha segnata tanto, però appunto penso sarà uno dei miei punti di forza, penso, nella mia vita per dire, guarda, perché diciamo, ho rischiato di rimanere lì e in realtà poi Ti sei tirata qualcuno su. lassù, diciamo, mi ha dato una seconda possibilità e quindi ho detto, allora devo fare qualcosa. Infatti, vabbè, poi nei miei progetti di Amazzonica poi vorrò fare dei progetti umanitari, tante donazioni quando poi prenderà piede, perché comunque io penso che magari se sono anche qui è qui perché vorrei, magari c'è bisogno magari del mio aiuto oppure comunque soprattutto per fare del bene. Perché io penso, ok, magari la maggior parte delle persone non fa nulla, però dico se una persona comincia a fare qualcosa è già un piccolo inizio, io penso, no? Perché poi Assolutamente. magari ci saranno sicuramente persone come me che la penseranno in modo uguale. Penso anche no, comunque non voglio scadere un po' troppo No, nella filosofia, ma siamo di passaggio in questo mondo, no? esatto, Quindi è esattamente. importante anche sposo pienamente questa visione, cioè di lasciare un qualcosa, no? Mhm. Anche che sia un qualcosa di Sì, piccolo, esatto, però ma qualcosa un di qualcosa buono. di tangibile, no? Esatto, Per cui magari, non so, un domani le persone si ricorderanno in maniera positiva, no? Di te, di quel esatto, piccolo gesto, di quel piccolo contributo esattamente. che poi può essere nel quotidiano, nel senso può essere anche veramente Ma sì, anche una è una gentilezza, gentilezza, una esatto, piccola attenzione, una chiamata in più ad un parente, ad un esatto, amico, un supporto. Quindi esattamente. ecco, Infatti io cerco sempre di essere gentile con tutti perché non sai mai qual è cosa certo. sta passando quella persona che Non incontri, sai no? mai, no, l'altro Mm, che battaglia sta esatto. affrontando in quel Che momento. anche a me capita tante volte, Assolutamente. magari una giornata no, però magari c'era una persona per strada che, non so, magari mi Che ti ha saluta o sorriso? mi ha Certo, sorriso e a me ha ti cambiato la alleggerisce l'animo. giornata, sì Certo, sì. assolutamente sì. Perché prima magari era scontato, una cosa scontata, però adesso magari con La la noti di società più. che abbiamo oggi non è più, quindi a me piace, nel senso, mi piace anche le gente sconosciute magari non so, ti fanno un complimento, non so, oppure, non so, ti fermo per strada, "Ah, ma che bello quello, non so, dove hai preso, non so, mi piace interagire con le persone in generale, Positivamente con le persone. positivamente. Sì, sì, mi piace creare rapporti, Bello. tanto. Daria, grazie mille per questa Grazie chiacchierata. a te per la possibilità e spero di non essermi stata troppo... Un piacere, è stato un piacere. Abbiamo finito. Grazie, grazie mille.